Ciao amici, come state? Spero benissimo. Oggi andremo a vedere un qualcosa di differente, tanto che non ne parliamo. Andremo a vedere dei LED della Bivins serie V45 con attacco H11, quindi andremo a provare questi LED sulla mia Nissan Micra K14. Ringrazio questa azienda che mi ha mandato in prova il suo prodotto. Come al solito poi qua sotto nella descrizione del video troverete i link necessari per andarvi a vedere le specifiche complete di questi LED. Prima di proseguire volevo ricordarvi una cosa importantissima per quanto riguarda questi LED della Bivins, come potrebbero essere questi della Oxbin, come potrebbero essere questi acquistati su AliExpress. Hanno in comune una cosa: non sono omologati. Che vuol dire? Vuol dire Che personalmente non mi assumo nessun tipo di responsabilità per chi vorrà acquistare ed installare questi prodotti. È chiaro sto fatto! Bensì esistono alcuni LED omologati, tra cui un LED della Osram. Parliamo di Nightbreaker, un LED omologato per alcuni fari di autovetture. Non parliamo di autovetture, ragazzi, parliamo di fari. Quindi per chi volesse stare tranquillo, tra virgolette, deve andare sul sito della Osram, andare a vedere se nell'omologazione di quel LED rientra il proprio faro. Non è detto che se sulla scatola c'è il numero di omologazione quel LED sia omologato per tutte le autovetture. Fate attenzione. Ovviamente apprezzo molto lo sforzo che sta facendo la Osram, però prima di acquistare quel tipo di LED andate sul sito della Osram e vedere se il faro della vostra autovettura rientra nell'omologazione H8, H9 ed H11 6000K. Troviamo un libretto di uso e manutenzione. Il LED in questione è realizzato tutto in alluminio, in metallo, ragazzi, presumo sia alluminio. Ha la ventolina posteriore inglobata all'interno della struttura con le anette di raffreddamento, e questi sono i LED. Devo dire che, ragazzi, sono veramente fatti molto ma molto bene. Parliamo di una potenza di 120 watt con 22.000 lumen, circuito integrato per centraline CAN bus, chip LED CSP3570 con controllo della temperatura e certificazione IP68. La casa dà questi LED per una durata di 100.000 ore. Non ci rimane altro che andare ad installare questi LED, e li andrò ad installare sul faro anabbagliante, in quanto sono le luci che utilizziamo di più durante le ore notturne. Ma i miei test e la mia preoccupazione è vedere se il fascio luminoso di questi LED sia un fascio regolare, ma soprattutto che non dia fastidio agli altri automobilisti che incrociamo. Buonsenso e responsabilità verso gli altri. Di notte vedo fari che veramente c'è da mettersi le mani nei capelli, fari da mandare fuori strada alle persone. E che cazzo! Se comprate dei LED da 10 euro, mi raccomando, prima di andare in strada fate una prova, mettetevi a casa e fate la prova con i fari alogeni e i fari a LED su un muro distanti 4-5 metri. Se il fascio luminoso è molto più alto delle luci alogene, significa che i LED, ragazzi, danno fastidio, ok? Mi raccomando. Prima cosa, aprire il cofano ovviamente della nostra Nissan Micra K14 e poi vi faccio vedere come andare a rimuovere le lampadine alogene e installare i LED. È semplicissimo. Questo è il faro abbagliante e questo è il faro anabbagliante, in quanto le lampadine sono diversificate: 55 watt per gli anabbaglianti e 65 per gli abbaglianti. Non vi potete sbagliare, verde e blu. Vi faccio vedere anche per rimuovere, semplicissimo. Bisogna scollegare lo spinottino, basta schiacciare alla fine qui dello spinotto, ci sono due levette, vedete, bisogna schiacciare queste due levette, una e due, in questa maniera, e tirare. Per rimuovere la lampadina basta ruotare e sganciare la lampadina.
Ovviamente è molto più profonda perché, ripeto, il LED ha il comparto dissipazione e ventolina per raffreddare. Comunque internamente non è molto più alta, vedete? L'altezza è la stessa. Ok, andiamo a ricollegare lo spinottino. A posto, questo è per quanto riguarda i fari abbaglianti. La stessa cosa per quanto riguarda gli anabbaglianti, però sono più nascosti e ci vuole un po' più di tempo perché sono proprio qui dietro, ragazzi. Quindi se ce la fate a scollegare lo spinottino in questa posizione, bene, altrimenti svirate tutta la lampadina con lo spinottino attaccato e andate a sganciare successivamente. Eccola qui. Teniamo la lampadina e con le due dita andiamo a schiacciare le levette sottostanti e la sfidiamo, ok? Ovviamente adesso per mettere il LED è molto più semplice andare a collegare lo spinotto perché ha un pezzo di cavo. Spinottino collegato. Allora, prima di inserire il LED vi voglio far sentire il rumore della ventolina, ma soprattutto vi voglio far vedere la luce. Praticamente la ventolina non emette rumore, ragazzi, è silenziosissima. E questa è la luce che fa il LED. Andiamo ad inserire il LED dentro. Ok, e poi lo facciamo ruotare. Eccolo qua. Stop. L'unica cosa adesso è che dobbiamo andare a fissare in qualche maniera la scatolina, quella del circuito, con una fascettina. Ragazzi, cosa importante, quando andate a inserire il LED e lo spinottino, verificate che la polarità sia corretta. Vedete, qui c'è più e meno sullo spinotto del LED. Guardate sotto lo spinottino della dovettura i due cavetti rosso e nero, quindi in questo caso è messo in maniera corretta, più e meno, altrimenti non si accende il LED, dovete invertirlo, ok? Ricordatevi questo particolare. Ad installazione ultimata i due LED degli anabbaglianti verranno così posizionati. Quello è il LED e questo praticamente è la scatolina del circuito, da una parte e dall'altra, ok? Eccolo lì, quello è il LED da sotto e qui c'è la scatolina del circuito. Ora andiamo a vedere come si comportano questi LED della Bivins. Vediamo bene. Ora vediamo un attimino quali sono i punti di forza di questi LED della Bivins, ovviamente secondo la mia opinione personale, quindi prendetela come tale, non sono né un tecnico né un professionista, ve lo ricordo. 1. Costruzione accurata, interamente in metallo. 2. Ventolina di raffreddamento super silenziosa. 3. Possibilità di installare questi LED sul 99% delle autovetture con sistema CAN bus, in quanto questi LED hanno un circuito interno che evita eventuali errori nella centralina delle vostre autovetture. 4.
Sicuramente il prezzo onesto, diciamo che ho provato LED con le stesse caratteristiche a prezzi molto più elevati. 5. Cosa molto importante, il fascio luminoso è molto regolare e simile alle lampadine alogene, quindi non dà fastidio agli altri automobilisti. Ed infine volevo spendere due paroline per quanto riguarda il colore di questi LED 6000K, colore identico alle luci diurne della Nissan Micra K14, quindi anche esteticamente avremo una sorta di appagamento, perché vediamo tutto bianco, quindi tutto lo stesso colore, non più giallognolo come le lampadine alogene. Ovviamente per chi vuole rendere full LED la Nissan Micra K14 avrà bisogno di due confezioni. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, ma soprattutto lasciate un commento su cosa ne pensate dei LED in generale. Noi come di consueto ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao!